Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video aboliamo le chiacchiere, ci facciamo seri, professionali, perché andremo a parlare di un tema scottante, il congiuntivo. In particolare andremo a vedere quelle domande che tutti vi siete chiesti almeno una volta e a cui mai o quasi mai avete avuto una risposta. Quindi mi raccomando, prendete una penna, prendete un quaderno perché avrete bisogno di prendere appunti. Cominciamo subito con la prima domanda, a cui difficilmente troverete una risposta nei libri. È vero che il congiuntivo italiano è morto o comunque sta per morire? Sì, questa è una domanda che veramente ricevo molto spesso dai miei studenti. In effetti si sente sempre più raramente, soprattutto nell'italiano parlato, principalmente perché ha delle regole complesse, perché è difficile da gestire per molti, purtroppo. E dico purtroppo perché secondo me il congiuntivo va veramente a dare delle sfumature in più alla lingua, rendendola più completa, più interessante, più raffinata. Ma allora, perché noi poveri stranieri dobbiamo studiarlo? Se anche voi italiani lo usate sempre più raramente. Imparare il congiuntivo vi darà una visione più completa sulla lingua, un bagaglio maggiore. Dopo averlo studiato e compreso, avrete una scelta, cioè potrete decidere se farne a meno o se utilizzarlo. Figo, no? E no, non lo dico solo io, ma queste sono anche le parole più o meno di Altieri Biagi. Perché il congiuntivo non si usa con espressioni come forse, probabilmente, secondo me, anche se queste esprimono dubbi, incertezze, soggettività? Questa è un'altra domanda molto gettonata. Dovete sapere, miei cari, che il congiuntivo non può mai essere il verbo principale della frase. Cosa si intende per verbo principale? Significa che il congiuntivo non può mai essere il verbo da cui dipendono tutti gli altri verbi nella frase e di conseguenza non può essere l'unico verbo nella frase. Al contrario, il congiuntivo può soltanto dipendere da un altro verbo. È vero che il congiuntivo è il modo dell'incertezza, del dubbio, della soggettività, ma solo se dipende da un altro verbo che esprime questi significati, come pensare, credere, bisognare, essere felice, essere triste e così via. Tutta la lista di quelle espressioni, di quei verbi che reggono il congiuntivo e che voi conoscete bene. O, se non la conoscete, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate in alto nella card o giù nella descrizione. Quindi continuate a vedere questo video e poi passate a quello per tutta la lista di verbi ed espressioni che reggono il congiuntivo. Invece, forse, probabilmente, secondo me, a mio parere, dal mio punto di vista, sono espressioni che non contengono un verbo. Di conseguenza,
Non c'è nulla che abbia la forza sufficiente per reggere il congiuntivo. E quindi diremo cose del tipo: forse hai ragione. Dal mio punto di vista devi cambiare lavoro. Magari oggi resto a casa per cena. Ma io ho trovato frasi in cui il congiuntivo era l'unico verbo. Ti stai sbagliando, ci stai mentendo, hai torto. Calmi, calmi, anche questo è vero. Ma le frasi in cui il congiuntivo è il verbo principale non sono frasi normali, cioè affermazioni, frasi che descrivono, che danno informazioni. Sono frasi particolari in cui il congiuntivo ha valore esortativo, cioè, per intenderci, come l'imperativo, ma solo per la forma di cortesia. Venga, si sieda, mi dica, vada via. Oppure valore dubitativo, esprimendo un dubbio in forma di domanda, introdotta da che. Non è venuto a lavoro oggi. Che sia malato? Si è comprato una Ferrari? Che abbia vinto la lotteria? Ricordo che in questi casi, con questo significato, si potrebbe anche utilizzare la forma con il futuro. Non è venuto a lavoro oggi. Sarà ammalato? Si è comprato una Ferrari? Avrà vinto la lotteria? Ancora, valore esclamativo, e cioè appunto per esprimere un'esclamazione, un augurio, una speranza, un timore, oppure per sottolineare, per dare enfasi a quello che vogliamo dire. Ah, avessi tanti soldi, ora vivrei in un attico a Dubai. Sapessi quanto mi costa ammetterlo, ma avevi ragione. Nella prima frase, avessi tanti soldi, esprime un po' un augurio, una speranza. Nella seconda frase, invece, io voglio dire che mi costa molto ammettere questo, però lo dico in una maniera più enfatica, con questa esclamazione, usando il congiuntivo. E adesso rullo di tamburi. Se io dico cose come sono certo che, sono sicuro che, è chiaro che, è evidente che, dopo devo usare l'indicativo perché tutti questi aggettivi esprimono una certezza, o devo usare il congiuntivo perché la regola vuole che quando abbiamo espressioni con il verbo essere più un aggettivo o un avverbio, dobbiamo utilizzare il congiuntivo. Per esempio, è bene che tu vada. È importante che loro ci siano. Sono contenta che tu sia qui. Io credo che questa sia la più frequente tra queste domande che vedremo oggi. Il congiuntivo, come tutti i libri dicono e come più o meno tutti sanno, è, tra le altre cose, il modo della soggettività. Parlare un po' di noi stessi. Dunque, quando ci troviamo di fronte a un'espressione formata con verbo essere più avverbio o aggettivo, perciò quando ci troviamo di fronte a un'espressione formata con verbo essere più un aggettivo
o un avverbio, dovremo usare il congiuntivo per quelle forme che sono soggettive, nel senso di personali, che parlano di qualcuno in particolare, perché è la sua soggettività. Sono convinta che lui abbia avuto un buon motivo per farlo. Io sono convinta di questo, è la mia soggettività. Quindi anche se è una certezza, lo è solo per me. Siamo certi che tu sia un gran lavoratore. Stessa cosa, noi ne siamo certi. È una certezza solo dal nostro punto di vista. Invece andremo ad utilizzare l'indicativo in quelle stesse espressioni, verbo essere più aggettivo o avverbio, quando queste sono impersonali, perché sono oggettive e parlano di chiarezza, certezza, evidenza in senso generale. È sicuro che Luca è stato licenziato. È sicuro, forma impersonale. Non è una certezza soggettiva di qualcuno, lo è per tutti. È evidente che i bambini amano giocare in questo parco. Ancora, dulcis in fundo. Perché uno stesso verbo qualche volta prende l'indicativo e qualche volta prende il congiuntivo? Infatti in italiano, grazie italiano, ci sono alcuni verbi che dopo possono prendere sia l'indicativo sia il congiuntivo in base al significato che tali verbi esprimono. Vediamo alcuni esempi. Il verbo ammettere. Questo verbo prende l'indicativo quando ha il significato di riconoscere. Ammetto che non mi ero preparata bene per l'esame. Prende invece il congiuntivo quando ha il significato di supporre, immaginare. Ammettendo che sia come dici tu, perché dovrei parlarne io? Oppure il verbo badare prende l'indicativo quando ha il significato di osservare. Non badare ai capelli che ho questa mattina, non li ho pettinati. Prende invece il congiuntivo quando ha il significato di avere cura. Dobbiamo badare che niente di male accada ai nostri figli. Oppure anche i verbi come capire e comprendere. Questi prendono l'indicativo quando hanno il significato di rendersi conto. Ho capito che loro non mi hanno invitato al loro matrimonio perché la sposa ce l'ha con me da anni. Prendono invece il congiuntivo quando hanno il significato di trovare naturale qualcosa. Capisco che tu voglia andare via dopo quello che è successo, ma spero che potremo parlarne con più calma. Com'è andata? Avete preso appunti? Io spero di sì, perché questa era veramente una lezione densa di significati. Se conoscete qualcuno che ancora fa molta fatica con il congiuntivo, condividete questo video, mi farebbe molto piacere. Come sempre io vi ricordo che se vi è piaciuto, se vi è stato utile, vi sarei super grata se poteste lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Se volete saperne di più sul congiuntivo, non dimenticate di guardare il video di quando non bisogna utilizzarlo, che trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece avete bisogno di ripassare un po' la sua formazione, la sua morfologia di tutti e 4 i tempi, potete trovarla sul nostro sito lernamo.com insieme a tantissime altre spiegazioni di grammatica
ed esercizi automatici. Non dimenticate, inoltre, che se ogni giorno volete la vostra dose quotidiana di italiano, delle pillole informative, potete trovarle sui nostri social e quindi non dimenticate di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e se ce l'avete iscrivetevi anche al nostro canale Telegram. Con questo è proprio tutto, io vi auguro un buon congiuntivo e a presto! Ciao ciao!